Benvenuti a una nuova puntata di Extra Time, l'appuntamento del lunedì sera, un lunedì che finalmente sorride ai colori nerazzurri dopo la ritrovata vittoria contro il Bologna, una vittoria che mancava da oltre 2 mesi per la squadra di Luciano Spalletti. Come ogni lunedì a farmi compagnia Massimo Paganin. Ciao Massimo. Ciao Federica, buonasera. E buonasera anche a te Alberto Santi, ciao, ben ritrovato. Ciao Federica, ben ritrovato, buonasera, ciao Massimo. Però tu mi puoi salutare dopo, io non ti posso salutare subito perché aspetto che esatto, Federica perché ciao, regole, ciao Albi e di fatti, regole ciao. televisive impongono di svelare tutto lo Sì. studio. Allora, vediamo subito quali sono i temi di questa nuova puntata. Ovviamente la vittoria ritrovata, finalmente la vittoria dei nerazzurri, il sorpasso sulla Lazio, perché l'Inter ha scavalcato i biancocelesti, ora si trova al terzo posto, la squadra di Inzaghi è a -2, la freschezza di Rafinha e Caramò e un Genoa, nostro prossimo avversario, che non molla mai. Il dato più importante è che l'Inter è tornata alla vittoria dopo una striscia di 6 pareggi e 2 sconfitte. Una vittoria, quindi Massimo, possiamo dire che fa bene alla classifica, ma anche e soprattutto al morale. Beh, fa bene al morale perché è chiaro che è arrivata dopo un percorso lungo, fatto di sofferenze anche parliamo calcisticamente, logicamente, e una partita nella quale non è stato semplice perché anche il pubblico, che è diventato ovviamente esigente, ha messo un po' di pressione alla squadra. C'è stato nella parte finale del secondo tempo soprattutto quel minimo di tensione e di preoccupazione, diciamo il famoso braccino del tennista, no? La paura di vincere, che ci sta in questi momenti quando è da così tanto tempo che le partite non riesce a portarle in porto, non riesce a vincere, la paura negli ultimi minuti di subire ancora un gol che nella partita di domenica, diciamo così, sarebbe stato un po' beffa, nel senso che l'Inter ha giocato veramente una buona gara, ha avuto delle occasioni importanti, è vero che le ha ottenute su dei gol anche con il gol di Caramò, ma 2 traverse, praticamente la doppia traversa con D'Ambrosio e Skriniar all'interno dell'area di rigore, diverse occasioni avute anche da Perisic, direi al di là di tutto una vittoria meritata, quindi credo che da qui in avanti si possa cercare di lavorare con il giusto piglio. Una vittoria che, come ci ha raccontato anche Spalletti, dopo lo ascolteremo nel post partita, Alberto, aiuta ad uscire da questo loop negativo in cui inevitabilmente la squadra si era trovata, quindi una vittoria importante per ripartire. Aiuta e come? Aiuta e come perché intanto sono 3 punti che clamorosamente ci portano al terzo posto, clamorosamente perché l'Inter non vinceva da 2 mesi e 8 giorni, tantissimo all'interno di un campionato. In tutto questo però intanto è la possibilità di cancellare questi mesi difficili, allo stesso tempo però chiaramente adesso serve continuità e la prima risposta l'avremo già sabato sera contro il Genoa e quindi è chiaro che diventa molto importante per la squadra adesso trovare continuità, ma credo sia stato molto importante ieri reggere nel finale. Contro la Spal l'Inter non ha retto, contro il Crotone il discorso è un po' diverso perché c'era molto tempo per riuscire a trovare il gol del 2-1. Ieri però in realtà la sofferenza è stata più, credo, portata dal recupero lungo, dal magari la doppia verifica del VAR. Per il resto Handanovic nel finale comunque non ha fatto parate, non ci sono state occasioni clamorose per il Bologna. Però c'era chiaramente quella sensazione di sofferenza che se sei a San Siro, se sei a casa la senti di più, anche se in realtà poi le occasioni per il Bologna non ci sono state. Secondo me ieri l'Inter ha avuto solo un piccolo periodo di appannamento nella parte centrale del primo tempo e poi in parte solo nel finale, ma non è stato anche lì un appannamento, è stata proprio la classica giocata da mancano 3 minuti, buttiamo sulla palla e vediamo cosa succede. In tutto questo fortunatamente non è successo niente, l'Inter ha ritrovato i 3 punti. Volgiamo lo sguardo proprio alla prossima partita, la trasferta di sabato sera contro il Genoa. Next game. Un Genoa, Alberto, reduce da 2 vittorie, un avversario sicuramente non facile da affrontare per i nerazzurri. Beh, un Genoa che intanto sta molto bene e che non molla mai, perché gli ultimi 2 gol sono arrivati uno al 92esimo, uno al 91esimo, quindi evidentemente ci crede fino alla fine con, tra l'altro, lo stesso giocatore l'Axalt. Sono 6 punti pesanti quelli che ha trovato il Genoa nell'ultimo periodo e poi, dobbiamo dirlo, dobbiamo anche un po' ringraziare per aver fermato la Lazio all'Olimpico.